Pronti, prontissimi per il rientro a scuola? Che si tratti di rientro a scuola o che si tratti di un party, non può mancare un bel estate personalizzato, perché a dispetto del nome in realtà questo prodotto si utilizza praticamente tutto l'anno, quindi andiamo a vedere come personalizzarlo. Per andare a realizzare il nostro estate personalizzato, che può andare bene sia per la scuola ma anche per un party, andiamo a vedere come procedere. Allora, la prima cosa che andremo a fare è far clic qua sul pulsante forme e vado a inserire un quadrato. Chiaramente questo quadrato dovrò trasformarlo in rettangolo e dovrò mettere una dimensione di, prima di tutto sblocchiamo le proporzioni per trasformarlo in rettangolo e mettiamo una dimensione di 21 cm per 3 di altezza, che corrisponde proprio alla fascia che è sopra la confezione dell'estate. Ora a questo punto andiamo a mettere un altro colore, io metto questo colore rosa e poi vado a fare ancora un'ulteriore forma, quindi vado sempre a far clic qua sul pulsante forme, inserisco un cerchio e questa volta devo mettere un cerchio di circa 7,15. Ho notato che in realtà non tutte le confezioni sono precisissime, quindi in alcuni casi potreste dover mettere 7,2. Sembra che i lotti non siano proprio identici, non so per quale motivo. Comunque andiamo qua a far clic e mettiamo sempre il colore rosa. Ora a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo duplicare questo cerchio, quindi facciamo clic su questo pulsantino per duplicare e sblocchiamo nuovamente le proporzioni facendo clic su questo lucchetto e mettiamo una dimensione di 0,55 per circa 2 cm. Ora anche questo taglietto non è mai identico, perché siccome gli stati sono attaccati potrebbe variare di neanche un millimetro in realtà, ma tipo di mezzo millimetro. Comunque andiamo a inserirlo più o meno così. Poi andiamo a selezionarli entrambi, quindi fate così con il mouse e poi fate clic su allinea e poi allinea, cioè centra, scusate, verticalmente, e fate una cosa di questo genere. Ora andiamo a metterlo un pochino più indietro, cioè andiamo a fare una cosa di questo genere in modo che va a eseguire proprio il taglio. Magari se ve lo faccio bianco così magari riuscite a capire meglio. Ecco, vedete così come viene eseguito il taglio. Lo metto un pochino più in qua. Ora selezioniamoli entrambi e poi facciamo clic sul comando combina e poi sottrai. Ed eccolo qua, questo è il risultato che ottenete, quindi più o meno è come il vostro diciamo il vostro coperchio dell'estate. A questo punto i modelli sono pronti, quindi cominciamo a salvare. Vi ricordo che dovete salvare molto spesso perché state lavorando sul cloud o per meglio dire state lavorando sui server di Cricut e chiamiamolo estate principessa e salviamo. Ora a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere un'immagine, quindi io ho già caricato le immagini, faccio clic qua sul pulsante carica per vedere le ultime che ho caricato, seleziono questo e faccio clic su aggiunge alla tela. Ora questa è l'immagine che io ho caricato, chiaramente dovrò andare a ridurla di dimensioni. Vi ricordo che per ridurla dovete fare clic qua semplicemente sull'angolino, qualsiasi angolino, in realtà in questo caso io lo faccio in quello in alto a destra. Ora ingrandisco un po' per farvi vedere meglio ciò che sto facendo, ecco qua. Ora a questo punto voi potete metterlo più o meno centrato, anche se in realtà andrà sempre leggermente spostato perché c'è comunque qualche centimetro di sovrapposizione, quindi tenete conto di quello, perché per attaccare la fascia ovviamente dovremo sovrapporla leggermente. Ora a questo punto andiamo a inserire, volendo, un offset, ma mettiamo un offset piccolissimo, quindi 0,01 in modo che si veda appena il tratto. Quindi facciamo applica, lo mettiamo, controlliamo che sia di colore nero e temporaneamente raggruppiamo, quindi selezioniamo la principessa, selezioniamo l'offset e facciamo clic qua sul pulsante raggruppa.
Ora a questo punto possiamo andare a fare una scritta che ricordi leggermente il logo di Estate, ma vi ricordo io invece che non potete assolutamente mettere un logo identico, che è vietato per legge riprodurre un logo, quindi possiamo fare simile che ricordi un po', ma ripeto, non identico. Ora andiamo prima di tutto a inserire del testo, facciamo clic qua sul pulsante testo e per esempio se volessimo mettere il nome Silvia potremmo metterlo suddiviso in due, per esempio mettiamo Sil. Allora qua potete mettere il font che volete o lasciate questo e lo mettete grassetto, quindi il font di default di Cricut, oppure potete mettere qualche tipo di Arial se lo avete nel sistema, se volete renderlo leggermente più spesso, ma poi in realtà non è che sia così tanto più spesso. Vi faccio vedere com'è l'effetto grassetto di questo font. Ecco, così è grassetto, lo mettiamo per esempio di un colore blu scuro tipo questo, che ricorda appunto un po' quello di Estate. Duplichiamo, quindi facciamo clic su questo pulsantino duplica e mettiamo all'altra parte del nome, scriviamo via in questo caso. Mettiamo un colore rosso anche in questo caso che sia un po' simile a quello dell'Estate e li mettiamo vicini. Chiaramente questo andrà ridotto leggermente e allineato in basso. Ora ripeto, non possiamo assolutamente fare il logo identico, possiamo fare diciamo una piccola grafica che ricordi leggermente il logo, quindi selezioniamo questa forma qui e una volta inserita in area di progettazione andiamo a ridurla, così possiamo anche farla un pochino più cicciotta in questo modo. Mettiamola di colore blu, così. Chiaramente dobbiamo andarla a ridimensionare un bel po', ecco, così. Allora, per ridimensionare bene, quando è grande dovete ingrandire la tela, vedete che così è più facile da selezionare. Quindi a questo punto lo vado a mettere un pochino più in giù, la duplico. Allora, quello del reale logo di Estate prima di tutto è un po' inclinato e secondo sono un pochino spostati, un pochino più piccoli, io li andrò a mettere tutti uguali proprio per non farlo identico. Metto anche il rosso a questo punto, chiaramente poi andremo ad allinearli. Duplico nuovamente il blu e lo metto qua, così, e duplico anche nuovamente il rosso e lo vado a inserire qua in questo modo. Guardate che più o meno lo spazio tra uno e l'altro sia uguale, dopodiché selezioniamoli tutti e andiamo ad allinearli, quindi facciamo allinea e poi allinea in alto, ecco qua. Ora a questo punto possiamo anche temporaneamente raggruppare, dico sempre temporaneamente perché al termine dovremo togliere raggruppamenti. Quello dell'Estate in realtà tocca l'altra parte, noi invece lo andremo a lasciare così per fare una scritta un pochino più lineare, diciamo. Ora possiamo, volendo, anche fare un raggruppamento di tutto così, e andiamo a inserire qua, sempre dal pulsante forme, andiamo a inserire semplicemente un ellisse. Lo mettiamo di colore bianco, quindi dal menu operazioni, selettore colori, mettiamo il colore bianco. Ora riduciamo la dimensione così, in questo modo. La nostra principessa andiamo a metterla in alto, quindi facciamo disponi in primo piano e qua cerchiamo di metterlo più o meno così, in questo modo. Quindi facciamo una cosa di questo genere. Mettiamo anche questo disponi, sposta in primo piano. Ecco qui, così vediamo quanto grande dobbiamo fare anche l'ellisse. Ecco, allarghiamolo ancora un pochino, così. E poi, volendo, sotto possiamo mettere una scritta con un altro font. Andiamo sempre a salvare, mi raccomando, salvate continuamente se volete che non ci siano problemi con i vostri progetti. Andiamo a far clic qua sul pulsante testo e scriviamo, potremmo scrivere birthday per esempio,
ma diciamo che questo è un ibrido. Vi farò vedere una grafica appunto che è un ibrido tra come dire, tra un'estate che si porta magari all'inizio della scuola e un'estate per il party, quindi ovviamente ci sarà come dire, ci saranno dei titoli che non corrisponderanno uno con l'altro. Quindi scriviamo, come dicevo, birthday e andiamo a ridurre, andiamo qua su font, togliamo il filtro, vado sui miei preferiti e vado a mettere un font che leggermente, ma neanche tanto, comunque ricorda un po' quello dell'estate. Come vi dicevo, non fate mai le cose identiche per evitare problemi. Ecco qua, adesso prendiamo questo, andiamo di nuovo bene, in modo che voi possiate vedere bene, e andiamo a posizionarlo qua. Chiaramente vi dico subito che l'ellisse in realtà è un po' curvo così, quindi se volete potete fare anche voi la stessa cosa ed è un pochino più alto, decidete voi poi come fare la grafica. In questo caso anche la scritta dovrebbe essere lievemente curva, così, in questo modo, e anche quest'altra scritta che nel caso specifico verrebbe messa, diciamo, più o meno qua, nel senso, nella grafica originale è messa nella parte rossa sostanzialmente diciamo del nome estate. Il fatto è che qui a questo punto dovreste ridimensionarlo leggermente. Ripeto, noi non andremo a farlo proprio identico, anche perché qua ci sarebbe una scritta sopra, insomma comunque ci sono delle differenze. Noi dobbiamo fare semplicemente una cosa che ricordi leggermente il fatto che si tratti che sotto c'è un'estate. Ora riduciamo un pochino la dimensione, andiamo a prendere un codice a barre, quindi andiamo a fare clic qua sul pulsante immagini, facciamo clic su ricerche avanzate e scriviamo barcode. Ora possiamo prendere questo che ha i numeri, quindi un pochino più simile a quello originale, facciamo clic sul più per raggiungerlo alla tela. Per tornare alla tela dovete far clic qua sul pulsante immagini. Ora riduciamo un pochino la dimensione in modo che anche voi vediate bene ciò che sto facendo. Qua ovviamente è aggregato, quindi andiamo a togliere questo, che facciamo semplicemente clic sul pulsante canc della tastiera per togliere il simbolo dei dollari, per togliere la scritta love, e andiamo qua sotto per andare a togliere anche gli zeri, ed ecco qua. Ops, ho tolto l'1, in realtà ho tolto l'altro 0. Ecco qua. A questo punto prendiamo questo, lo ridimensioniamo e portiamolo qua sopra. Nel frattempo andiamo di nuovo a far clic qua sul pulsante forme e inseriamo un quadrato. Chiaramente non sto facendo una grafica super bella, ma vi sto semplicemente facendo vedere degli esempi di progettazione. Poi la grafica, ovviamente, secondo la vostra fantasia, andrete a crearla poi voi. Mettiamolo di colore bianco, per esempio così, e andiamo anche qua, facciamo disponi in primo piano e andiamo a ruotarlo in questo modo. Ecco qua, riduciamo il nostro rettangolo, selezioniamoli entrambi e andiamo a posizionarlo qua in modo tale da poterli ridimensionare poi insieme. Ecco qua, così. E a questo punto il rettangolo, quindi andiamo a selezionare qua dal pannello livelli il rettangolo, dobbiamo semplicemente stringerlo ancora leggermente. Ok, volendo potete sempre raggruppare temporaneamente, lasciate sempre un pochino di spazio qua perché, come vi dicevo, c'è una sovrapposizione. Ora selezioniamo queste scritte e insieme all'ellisse, facciamo una cosa di questo genere, andiamo a metterlo che sia un pochino più centrato, però centrato, mi raccomando, rispetto al barcode. A questo punto abbiamo, diciamo, praticamente finito la prima parte. Andiamo di nuovo a far clic sul pulsante immagini, scriviamo per esempio cuore, ecco qua, quindi
vi ripeto, sto facendo proprio una cosa semplicissima, veramente adatta a chiunque, anche chi non ha mai usato Cricut Design Space in vita sua. Riduciamo questi cuoricini, anzi questo, perché al momento ce n'è solo uno, io lo vado a mettere di colore bianco, e mettiamone alcuni, quindi duplichiamoli e andiamo a metterne alcuni che sono alcuni un pochino più grandi, alcuni un pochino più piccoli, eccetera eccetera. Quindi facciamo così, e continuiamo e mettiamoli anche dall'altra parte. Ed eccola qui, dopo aver messo i cuoricini si presenta così. Chiaramente, ripeto, è proprio una grafica super semplice che può fare chiunque, quindi non una super progettazione, ecco, diciamo così. Ora a questo punto andiamo a occupiamoci della parte superiore. Qua potete mettere qualsiasi cosa, tanto a titolo d'esempio vi faccio vedere se andiamo a inserire una scritta, quindi facciamo clic qua su ricerca avanzata e mettiamo per esempio Little Princess. E come qua vedete che avete tutti i filtri a disposizione, mettiamo solo frasi. In questo modo appunto ci va a trovare solo le frasi. Andiamo a cercarne una carina, magari che sia leggermente verticale, così diciamo che riempie tutto. Ecco, per esempio potremmo mettere questo, visto che abbiamo detto che si può fare anche come diciamo come prodotto personalizzato da portare a scuola. Facciamo clic qua sul pulsante più per andare a inserirlo. Ora a questo punto riduciamo la dimensione, ecco qui, riduciamo la dimensione e volendo possiamo andare a mettere un offset, quindi facciamo clic qua sul pulsante offset, magari non a 0,6 perché è grande, però possiamo metterlo un pochino più piccolino così, o anche un po' più piccolo, quindi possiamo anche andare a fare una cosa di questo genere. Ecco qui, facciamo applica, chiaramente non lo mettiamo di questo colore ma andremo a metterlo di colore bianco. Ora possiamo raggrupparli volendo per centrarli, quindi facciamo il gruppo, scriviamo qua che è frase Little Princess, così sappiamo di cosa si tratta, e poi selezioniamo anche il cerchio e facciamo allinea, centra orizzontalmente, poi allinea, centra verticalmente. Una volta che abbiamo fatto così, selezioniamo tutto e facciamo unisci livelli. Questo è l'effetto reale che otterrete. Vediamo anche qual è l'effetto reale che otteniamo qua facendo unisci livelli. Ed ecco qua, ripeto, una grafica super semplice, giusto per farvi capire le basi, diciamo, della progettazione di una tipologia più che di progettazione, di personalizzazione di una tipologia di prodotto di questo genere. Vi ricordo che qua potete sempre, qua per esempio potete fare doppio clic e scriviamo striscia, mentre qua scriviamo coperchio, ed ecco qua. Ora salviamo nuovamente, l'ultima volta andiamo a fare clic sul pulsante crea per vedere se abbiamo fatto tutto correttamente. Ricordatevi sempre di selezionare la macchina che avete a disposizione, per esempio potete utilizzare, so che molti di voi hanno la Joy Extra, potete utilizzare anche quella. Fate clic appunto, come vi dicevo, sul pulsante crea e andiamo a vedere l'anteprima, ed eccola qua, questa è l'anteprima. Chiaramente con Joy Extra potete fare solo il formato A4, non potete fare il formato A3. Se io andassi a mettere due copie, quindi copie del progetto 2, ecco qua, vedete che comunque riesco in realtà a farle sempre nello stesso foglio, diciamo nella stessa stampa. Ora andiamo a fare, colleghiamo ovviamente la macchina, facciamo clic sul pulsante continua e vediamo poi come procedere. Quindi facciamo clic qua sul pulsante continua. La prima cosa che dovremo andare a fare è far clic qua su invia alla stampante. Dovrete selezionare la stampante collegata o una comunque delle stampanti che avete collegato al PC. Qua avete il menu a discesa con tutte le stampanti che avete collegato, scegliete quella
che andrete a utilizzare, vi ricordo che dovete sempre lasciare questa opzione, quindi aggiungi smarginatura, per andare a fare un taglio comunque più preciso. Dopo aver fatto clic su stampa, quindi dopo aver stampato, io adesso chiudo temporaneamente la finestra, diciamo il vostro software si collegherà alla vostra macchina. Vedete che è collegato, quindi in questo caso faccio clic su ho già stampato. Ora, a seconda del materiale che andrete a utilizzare, per esempio se è un vinile stampabile, potete selezionare questa opzione, altrimenti potete utilizzare, vedete che qua ci sono diversi tipi di carta, c'è anche la carta adesiva stampabile bianca, quella classica, oppure per esempio anche la carta fotografica. Potete usare anche la carta fotografica e incollarla. Diciamo che è sicuramente più semplice mettere le etichette, ma se volete fare un prodotto un pochino più cioè utilizzare, scusate, i fogli per etichette, ma se volete realizzare un prodotto più preciso, sicuramente se andate a utilizzare la carta fotografica e incollata in un secondo momento, riuscite a posizionarla con molta più precisione. Quindi vi consiglierei di fare una cosa di questo genere. Ora io a questo punto vado a selezionare carta fotografica e mi dice che devo semplicemente andare a inserire la lama a punta fine. Andiamo a vedere come mettere tutto nella macchina. Sono qui con la mia Cricut Joy Extra, come potete notare è così compatta e carinissima, e ovviamente potete fare la stessa cosa con tutte le altre macchine Cricut, ad eccezione della Cricut Joy normale. Qua invece ho la mia stampa che ho appena realizzato. Che cosa devo fare? Devo semplicemente avviare a livello software il taglio e andarlo a inserire a questo punto nelle guide della macchina. Quindi, come potete notare, sta lampeggiando, vado a inserirlo qui nelle guide della macchina e vedete che automaticamente mi andrà a caricare il mio tappetino. Vi ricordo che la macchina fa la misurazione del tappetino, quindi attenzione anche e soprattutto comunque dei materiali smart, ma anche del tappetino. Attenzione a quali inserite in genere con le vostre macchine da taglio Cricut. Una volta avviato, diciamo, il taglio, come potete notare, la macchina va a eseguire la scansione dei crocini di registro per capire il punto esatto in cui si trova l'immagine. Quindi fa prima quelli nella parte superiore e poi quelli, come potete notare, nella parte inferiore. Quindi sta facendo gli ultimi in basso, adesso fa quello che si trova a destra, quindi proprio l'ultimissimo, e poi ovviamente partirà il taglio. Ed ecco qua, quando si ferma così vuol dire che li ha letti correttamente e quindi adesso esegue il taglio tutto intorno alla nostra sagoma stampata. Al termine del taglio vedete che qua sono stati eseguiti perfettamente tutti i tagli, possiamo andare a togliere tutta la carta intorno. Per togliere a questo punto il foglio girate sempre al contrario il vostro tappetino e poi piano piano fate una cosa di questo genere, quindi premete sul piano di lavoro il materiale in modo da non rovinarlo. Prendo quindi il mio Estate, che vi faccio notare è molto impreciso in realtà, cioè noi in area di progettazione abbiamo fatto tutto il cerchio precisissimo, però questo non è un cerchio preciso, tra l'altro ci sono sempre un po' delle parti che sporgono, quindi tenete conto di questo. Comunque è un pochino più difficile ottenere un risultato perfetto in questo caso, ecco. In ogni caso questo è il cerchio che abbiamo appena stampato e questa è la fascettina che andremo poi a inserire. Come vi dicevo, potete usare la carta normale per etichette, ma se utilizzate la carta fotografica con la colla riuscite a essere un pochino più precisi, proprio perché già di suo la confezione dell'Estate non è precisa. Quindi cominciamo con il coperchio. Prendete una colla stick buona e al momento tra tutte le milioni di marche che ho provato penso che l'unica che veramente incolli benissimo sia questa della 3M. Comunque si sa che la 3M è una delle migliori marche in Italia per queste cose.
e a questo punto dovete semplicemente incollare qua la parte dietro, inserire un po' di colla e poi andiamo a posizionarlo sopra il coperchio. Quindi prendo il coperchio a questo punto e lo vado a mettere qua. Vi consiglio di allinearlo qui dove c'è il taglio. Come vi dicevo, essendo che non è un cerchio perfetto, comunque qualche piccola parte tipo questa potrebbe sporgere. Premete bene, attenzione, se sono carte fotografiche, solo a non togliere il colore, magari dovete aspettare un po'. Io adesso non ho aspettato, però potrebbe essere necessario aspettare un po' a seconda dell'impostazione della stampante che avete messo. Ed eccolo qui, abbiamo realizzato il coperchio. Cercate di allinearlo il più possibile qua, quindi al taglietto. Ripeto, se ci sono delle irregolarità non potete farci niente. A questo punto andiamo a incollare anche la nostra striscia, quindi mettiamo la colla qui e poi andiamo a incollarla sul nostro statè. Per attaccare la fascetta dovete partire da qua sotto, ovviamente posizionatela precisa, da qua sotto chiaramente in corrispondenza della scritta, quindi deve risultare così. Poi piano piano spostate la scritta in questo modo e vedete voi se il codice a barre, scusate, volete mettere sopra o sotto, e diciamo che in questo senso è indifferente. L'importante è che lo incolliate benissimo, perché deve tenere benissimo. La colla stick che vi ho indicato tiene veramente bene anche nel tempo, l'importante è che veramente, come sempre, la mettiate bene. Quindi eccolo qua, guardate quanto è carino l'estate fatto così. Vi ripeto, potete farlo in alcuni casi magari per l'inizio della scuola, per i bambini, per la merenda dei bambini che magari fanno fatica a rientrare a scuola, magari hanno un prodotto carino, un prodotto personalizzato. In un altro tutorial vi farò vedere anche come si personalizzano delle cannucce, che potrebbero essere per esempio questo. E di conseguenza avete appunto a disposizione un prodotto da proporre al cliente che, diciamo, non è il classico prodotto per i party, anche se tante persone in realtà lo fanno, cioè non è un prodotto super innovativo, però è già un pochino più particolare rispetto ad altri. Se lo realizzate per i party, come in questo caso che abbiamo fatto tutto rosa, tema principessa, diciamo così, potete anche aggiungere un fiocchettino. Chiaramente il fiocchettino no, se lo fate solo per l'inizio della scuola. Ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, guardate quanto è carino il prodotto. E allora, come sempre vi ricordo che se avete utilizzato il codice sconto che trovate in descrizione avete me come tutor su WhatsApp. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi, se volete avviare un'attività, che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.